La situazione è questa, ma prima era ben peggio. Ci siamo portati avanti già con uno sportello. Cosa andiamo a fare? Chiusura centralizzata e vetri elettrici. Il difficile sarà far passare i cavi, anche perché da una parte non ci stava il buco nella macchina di vede, l'abbiamo fatto. Te l'ho già trattato, antiruggine, vernice, ovviamente nero perché questo grigio non ce l'ho. Il buon Ale è tornato, ci ha dato una... Saluta Ale. Comunque Ale ha portato avanti tutto il lavoro per la parte del vetro elettrico e chiusura centralizzata. Quindi niente, abbiamo fatto questa parte qui, è calzato tutto bene. Di qua era predisposto, vedete? Abbiamo messo il gommino suo, di là ci inventeremo qualcosa. In realtà voi in ogni macchina avete la predisposizione, dovete sapere che la Selecta è molto peculiare. Vi faremo vedere adesso il montaggio e lo smontaggio nello sportello del lato guida. Vedete? Qui è già stato fatto tutto. Siamo a metà dell'opera, dai che oggi si mangia. Meno male. Il buon Fede dal tappezziere si è già fatto fare, ci penso di sfoderarlo, il pannellino lungo, perché il pannellino corto verrà messo in pensione. Eccolo qui, molto carino, molto più rifinito, questa parte sopra, carino, con le sue clip. Questo è per far passare il cavo dell'alzavetro elettrico. Iniziamo a lavorare. E finalmente dopo tanto riusciamo a mettere mani alla macchina di Federico. Perché questo? Perché andiamo a montare quello che è la centralizzata. Come facciamo a fare l'impianto? Nella migliore delle ipotesi, quando una macchina nasce non impostata, conviene recuperarle da qualche macchina, da qualche rottamaio, di modo che così abbiamo già tutto l'impianto originale e non si va ad avere problemi nel ricostruire il tutto. Come capire? Semplice, dal 94 in poi le macchine sono state quasi cominciate a fare tutte in serie, avendo tutti i fori per la predisposizione da una parte e dall'altra, quindi maggiormente converrebbe recuperare il cablaggio delle hobby, delle jolly, di modo che si fa un plug and play senza tanti problemi. Per vedere come si smonta e tutto quanto, qui sopra vi lascio il link in descrizione per vedere come si smonta la cerniera e poi passo passo vi spiegherò quello che bisogna fare. Abbiamo levato il nostro pannellino, quindi andiamo, dopo fatto tutto questo lavoro, andiamo a smontare quelli che sono i 4 bulloni da 10. Ora abbiamo sganciato l'alzacristallo. Come procediamo? Semplice, siccome è un po' rognoso da levare, dobbiamo ritirarlo su. Cosa vedono i miei occhi? Questo serve a deviare l'acqua che si infiltra all'interno dello sportello. Nel 90% dei casi, quando si smonta una portiera, probabilmente questo non c'è. Beh ragazzi, si incastra qui sotto e ciò non favorisce l'uscita dell'acqua, ma bensì fa rimanere l'acqua nella portiera e ve la farà filtrare dentro la macchina. Questo è uno dei punti che può causare la ruggine sul pianale, quindi quando smontate la portiera ficcate dentro la mano e accertatevi che non ci sia questa. In questo caso è attaccata, in molti casi più comuni è tutta attaccata qui sotto e fatta a pezzi, quindi levatela, gli scoli si libereranno e l'acqua uscirà tranquillamente. Ora arriva la parte più bella, c'è da sganciare il vetro. Sì, la parte scomoda è che la clip è rivolta verso l'interno. Funziona a sganciare? Una Ve lo fa vedere a me tutto smontato. Che posso fare? È spaventosa intanto. No, reggimi questa intanto, reggimi qui la chiupertura. E uno. Questo poi è un lavoro che va fatto a tatto. Si sta allentando. E fate salire un pezzettino il vetro. Ok. Ma non è che ti senti così tanto lo sportello? Sì, adesso è sganciato. Adesso arriva la parte bella, c'è da levarlo. Voi direte un alzacristallo manuale. Che ci vuole? Tagliamo. Sarebbe meglio tagliare la macchina per levarlo. Non è una buona soluzione. Per levarlo è un po' ostica, quindi vi dovete ingegnare di tanta pazienza perché non sarà per niente facile. È lui che è ignorante da levare. E io sono un'eccezione, perché è questo che si aggancia, questo che si incastra tutte le volte. E via. Allora, l'alzacristallo è montato in questa posizione. Il problema è questo qua, è la clippettina che va stretta e poi fatta uscire dal vetro. Il problema è che guardando dalla parte interna bisogna andare a tatto, non si riesce a vedere. Quindi i bulloni e quella clip lì. Esatto. No, per l'elettrico è un po' più comodo, perlomeno è preferibilmente più comodo perché ci dà modo che quando si va a fare il montaggio
Esattamente, si muove meglio, quindi si riesce a far entrare meglio e a posizionarlo un pochino più preciso. Ah, buon Armin, adesso però dobbiamo fare una cosa, che noi non possiamo muovere adesso il pattino. Da notare, questi si rompono spesso. È rotto quindi? Questo è spezzato perché questo dovrebbe essere un pezzo unico, quando sganci deve stare attaccato. Attenzione a quando lo rimuovete, perché se vi casca nella portiera, buona pesca. Questo è il fermo del vetro. Non abbiamo la clip a pressione, abbiamo la clip a forchetta. Ora però riagganciare il vetro nella posizione giusta sarà un problema, perché l'alzacristallo così non funziona, quindi buon Armin. Elettricità. Esatto, andiamo positivo e negativo e abbassiamo il pattino. Vai. Basta, lo abbassiamo un pochino, così abbiamo un po' di gioco per poterlo inserire e riagganciare. Leviamo i nostri dadini, qui non abbiamo più i bulloni, quindi entriamo con i dadini. Ma prima di montarlo passiamo qui dietro. Quindi adesso lo andiamo a levare. Vi chiederete perché? Per il semplice fatto che questa è meccanica, non ha la predisposizione dell'elettrico. Questa è la versione elettrizzata con tanto di attuatore. Questa è la versione meccanica della portiera destra e questa è la versione elettroattuata della sinistra. Federico e Armin si stavano domandando perché ho levato questo simpatico tappino qui sotto. È semplice, perché se noi guardiamo la posizione dei 3 bulloni che andiamo a rimontare, subentra un quarto. Eccolo qua, qui ci mettiamo la vitina e andrà a tenere il nostro supportino. Una volta installata la nuova serratura possiamo montare l'alzacristallo. Ora attenzione, perché quando lo girate la parte del pattino ha il vizio di mettersi dall'altra parte del vetro, quindi mano dietro e la fate scavallare. Ora andiamo a sistemare il tutto. Fate entrare prima il sotto. Una domanda in tutto ciò. La corrente non la prendiamo poi per gli altri vetri e la chiusura centralizzata in macchina? Positivo e negativo dal sottochiave, se fosse che sì, altrimenti faremo un cablaggio tutto a sé che ci permetterà comunque di adoperarla. Se non vi iscrivete al canale, il video non continua. Iscrivetevi. Sempre questi pareti fungevano abbastanza male. Ok, adesso abbiamo montato tutto. Adesso prendiamo il nostro cablaggio. Questo ve lo spiega Armin, io mi vergogno. Nel mentre poi Armin vi spiegherà il perché sono stati tagliati dei cavi, cominciamo ad aggiungere. Attenzione, c'hanno la forma, quindi non vi potete sbagliare. E 1, 2, 2,5, 2 3/4, 2,80. 3 e ora la parte più bella. E adesso la parte finale. Cominciamo ad abbassare il vetro e lo facciamo inserire nel foro. Ecco fatto. Ora lui si è appoggiato, prendiamo la nostra clip, alziamo il rivestimento e lo andiamo a posizionare dietro il pattino. La clip tiene fermo il vetro. Poi adesso, da questo momento in poi, lascio la parola a Armin. Il buon Ale ci ha portato enormemente in avanti con tutta la parte dello sportello. Qui vedete questa magagnata. Io non lo so se sia la Selecta che hanno fatto un incidente, hanno tappato, perché un po' di stucco l'ho visto. Io adesso ci ho messo l'antiruggine, come vi dicevo, l'ho verniciato con quel che avevo. Ovviamente dello stesso colore non ce l'ho. Onde evitare di fare un buco grosso quanto questo connettore, che capita a me che doveva essere 2 volte il buco che ho fatto, abbiamo deciso di tagliare il connettore per far passare poi dentro e poi andiamo a giuntare cavo dopo cavo, perché sennò il buco era troppo grosso ed è un problema. E di solito ci sarà un buchetto ovale come per il lato passeggero, quindi ci siamo ingegnati poi con il corrugato a fisarmonica, che lo andiamo prima di tutto a infilare, se no ci dimentichiamo. Non ha un punto di fissaggio perché ha dei dentini che io ho tolto. Lo andiamo a fissare semplicemente con la vite che sta qui e con un po' di silicone, pregando che non si muova. Questo qui l'incasso c'è, basta spingere, eccolo qui, e di qua lo andiamo a fissare così sperando che rimanga. Facciamo passare tutto il groviglio di cavi, non si vedrà mai, eccolo qui. Vi faccio vedere poi. Adesso andiamo a fare le giunture. Ecco, l'ho trovato.
nel mentre che il nostro Ale si sta cervellando per fissare il motorino del attuatore posteriore, Già. noi abbiamo portato avanti il cablaggio. Vi faccio vedere. Lo spinotto è questo qui, sottile sottile, e invece quello più cicciotto sta dalla parte della macchina. Un momento che vi faccio vedere. Eccolo qui. Lo tenete in prossimità dei pedali, lo fate passare sotto la moquette, smontate il titacco, lo fate passare qua sotto, qui, passacavo, smontate il pannellino, fate passare tutto il cavo qua dentro. Una volta fatta questa parte facile, fate passare dentro questo scatolato, tira su, passa per questo corrugato, sale su, ed eccolo qui. Vi aiutate con il solito passacavo, sondina, chiamatelo come volete. Al lavoro ultimato vi facciamo vedere poi come si fissa, senza vi facciamo perdere tempo. Ovviamente prima ci sarà il pannello che è solamente a pressione. Allora c'è un problemino, questa staffetta qui dà fastidio, noi dobbiamo mettere questa cosa qui esattamente così, perché poi si avvita, ma non entra perché ha un doppio meccanismo, doppia linguetta, quindi fisicamente non può entrare. E quindi che si fa? Si taglia. Nel mentre che Armin intanto sta prendendo gli attrezzi per fare l'intaglio, ora andiamo a fissare questo. E uno guarda e dice: dove caspita si fissa? Eccolo qua. Queste due asolette combaciano perfettamente con i fori. Posizione, fate entrare e piano piano andiamo a centrare. Vedete? Foro combacia, vitina. Dopo che il buon Armin ha fatto il taglio, male, che io ho chiesto di tagliare una parte, ma vabbè, lui come al solito esagera, abbiamo montato quello che è la nuova serratura completa di chiave, oltretutto, quindi non avremo più problemi, la chiave rimane la medesima e tutto quanto. In questi due punti abbiamo montato quello che è l'attuatore, questo è il filo dell'attuatore che corre da dentro il portellone, quindi l'abbiamo fatto passare tutto e andrà collegato qui sotto in corrispondenza. Se Federico mi prende un attimino la luce, vede, fai una ripresa, lì dentro vedrete tranquillamente che c'è, eccolo qua, il gancetto dell'attuatore e va posizionato sulla parte più alta. Bene, adesso resta tutto il restante. Abbiamo deciso di non mettere questa centralizzata perché ha un grovio di cavi. Grazie Pippo. Ma faremo in un prossimo video, quindi argomento che verrà portato in altri video, quindi rimanete sintonizzati per vedere altri aggiornamenti. Intanto però abbiamo montato la centralizzata originale, che apri e chiudi con la chiave. Abbiamo fatto il cablaggio, abbiamo capito quali sono i segnali. Beh sì, semplicemente c'è la massa, cavetto nero, poi ci sta i connettori giustamente del baule, dello sportello lato guida e del lato passeggero che il buon Ale ha già nascosto. Poi giallo centralizzata, grigio alza cristalli, lo abbiamo collegato sopra alla tasca, attaccati i connettori, posizione obbligatoria. Il 3.3 è il collegamento posteriore del motorino apri chiudi del baule. Questo qui 1 lato guida, lato 2 Ale l'ha già nascosto, sì, ed è quello lato passeggero. I collegamenti, come vi dicevo, massa, cavo nero, come lo metteremo alla carrozzeria, va bene, sì. Poi abbiamo due positivi, un positivo grosso è il marrone bianco che sarebbe la corrente continua, invece il marrone, totalmente marrone, il blu, questo qui fino, è la sottochiave. È molto ingarbugliata la situazione, adesso faremo il più ordine possibile, abbiamo collegato il tutto poi con i mammuttini così, quindi sottochiave, questi due, e questo qui corrente continua, marrone bianco. Mettiamo in ordine, finalmente ci siamo. E adesso la parte più simpatica, montiamo il pannello. Non è finita ragazzi, perché è vero montiamo il pannello, ma mancano le clip. Aiuta. Clip, qualcosa è stato recuperato, qualcosa c'era già a suo tempo e lo andiamo a mettere nei fori predestinati. Chissà di chi sono questi pannelli, ma chi lo sa. Una volta che abbiamo posizionato le nostre clip, andiamo a levare le due coperture da basso che si trovano nella portiera che ha il pannellino. Quindi cominciamo a posizionare tutto. Premetto, sarà una rottura di scatole qui. Uno. Tutta un'altra cosa. Adesso devo recuperare il gancetto. Maniglia! Eccola. Questa? Radiato, non si vedeva.
lei. A me smetti di prendere le cose però. La reinseriamo, andiamo a ribeccare i fori delle viti. Nota importante: quando si lavora su queste maniglie, e sappiamo tutti che sono molto delicate, non dovete stringere a forza, ma bensì le incordate. Quando sentite un po' di pressione vi fermate, basta, non andate oltre, perché sennò si spezzano internamente e diventa un problema trovarle. E ora facciamo la prova. Aspetta. Oh, funziona. Sì, non era così scontato. O no? Arrivati a questo punto andiamo a preparare quello che sarà il piccolo supportino dove andiamo ad appoggiare il tasto dell'alzacristallo. Come funziona? Alcune macchine viene installato il portaoggetti laterale, ma senza l'ausilio comunque del supportino, quindi all'interno ci sono due punti dove si può avvitare. Recuperate il supportino e, come andiamo a vedere, vedete, ci sono i due fori, si va ad appoggiare, quindi si incastra perfettamente. Ora non abbiamo le viti originali, quindi abbiamo delle viti che abbiamo recuperato dal buon animo, quindi prendiamo la nostra vitina e la inseriamo nel primo foro e avvitiamo. Seconda vite sarà un pochino più scomoda perché è qui all'interno, e andiamo ad avvitare. Adesso abbiamo il supportino per poter alloggiare il nostro tasto. Poi vi direte come procediamo. All'interno è forato, quindi una volta che tutto il cablaggio è stato montato dovrete semplicemente prendere il cavo, passarlo qui all'interno, farlo uscire da sopra e rimontare la nostra taschetta. Semplicissimo. Quando posizionate questo, la parte più scavata, quindi quella più concava, va a guardare dietro la macchina, la parte invece più convessa deve stare davanti. Mentre il buon Armin finisce di fare tutte le piccole cosette, prepariamo l'altro pannello. Passato qualche settimana, il risultato adesso è questo. The Sound of Love. Si è aperto tutto. Andiamo a vedere anche di là. Adesso gentilmente il cameraman potrebbe chiudere lo sportello. Lato guida. Venghi. Chiudiamo lato passeggero. Chiave mozzicatore intera. Chiave intera. Chiuso. Anzi. Chiuso. Naturalmente il problema delle chiavi è si risolve prendendo o un nottolino uguale per tutti, ma questo non ci interessa perché noi nei prossimi video metteremo la chiusura centralizzata, cosa che c'è già, ma con il telecomando come ce l'ho io, che ce l'ho da pre-covid. Dalla regia mi dicono di farvi vedere un'altra cosa. Venite. Quindi riapriamo. Mi ero dimenticato di un optional molto importante, soprattutto adesso che fa un caldo bestia. Prendiamo la nostra chiave. The Sound of Love. Anche quell'altro funziona ovviamente. Io direi che soddisfatto. Adesso è una Tecno Panda. Molto soddisfatto, upgrade molto approvato. Che dirvi, la parte difficile è il fissaggio del meccanismo che sta tutto qui. Se no il cablaggio trovatelo in demolizione su una Jolly Hobby 4x4 accessoriata delle multipoint. Il gioco è fatto. Vi ricordo poi che potete darci un sostegno in qualsiasi modo possibile, lasciando un commento, un like, iscrivendovi, quello che vuoi. Cliccate i tasti qua sotto che vedete qua sotto. In più potete fare una grande cosa al costo di un caffè, o magari se fumate le sigarette, di farvi l'abbonamento. A voi costa poco, costa quanto un caffè. Ci becchiamo, ci offrite il caffè? No, ci offrite l'abbonamento. A noi è utile perché tutto questo qui ha un costo di soldi e di tempo e ci spingerete a fare nuovi contenuti anche su non Panda, Panda e via dicendo. E vi ringrazio molto per l'attenzione. Gentile collaboratore, a lei la linea.